Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi nuovo tutorial del santo manico tubolare, ve lo avevo promesso ed eccomi qui. Diciamo che me la sono presa un po' con calma, ma perché comunque ve l'avevo già spiegato nella borsa Willow, questa qui. Se ve la siete persa trovate il link nella descrizione del video e l'ho spiegato a grandi linee proprio in modo veloce anche nell'ultima borsa, nella mini bag Plum. Anche di questa trovate il link nella descrizione del video. Oggi lo vedremo in modo più dettagliato. Nel tutorial troverete anche qualche consiglio, metodi alternativi sempre per creare il manico tubolare, quindi non mi perdo in chiacchiere perché tanto è spiegato tutto durante il tutorial. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per non perdere tutte le novità, le anteprime dei prossimi progetti, di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto ci armiamo di uncinetto, cordino ed iniziamo subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo da quello che è il metodo semplice che vi ho mostrato anche nella borsa Willow, quindi andiamo a fare il cappietto iniziale e ci avviamo 6 catenelle. Ovviamente il numero di catenelle può variare in base alla grandezza che volete dare al vostro manico, allo spessore. Io avvio 6 catenelle. Vi dico anche la misura a cui corrispondono, così se utilizzate un filato diverso potete regolarvi tranquillamente. Dunque 6 catenelle nel mio caso corrispondono a 3,5 cm. Quindi a questo punto vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima catenella, in questo modo. Faccio una catenella per alzare il lavoro e procedo lavorando una maglia bassa per ogni catenella. Lavoro tutte le catenelle in questo caso, quindi avrò di base 6 maglie basse. E una volta lavorati tutti i punti rigiriamo il lavoro, quindi lo portiamo bene sul dritto e si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante senza chiudere i giri. Lavoriamo a spirale. Nel tutorial della borsa Willow vi ho mostrato il manico lavorando a maglia bassa in costa retro perché io mi trovo comoda in quel modo, ma il metodo classico è quello di prendere tutta la catenella. Quindi andiamo ad inserire l'uncinetto prendendo tutta la maglia e si lavora una maglia bassa. Si procede lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, come vi ho detto. Diciamo che i primi 2 giri sono quelli un po' più complicati perché la lavorazione tira un pochino, però poi nei giri successivi sarà tutto più scorrevole. Vedete, vado direttamente a lavorare i punti come si presentano. E questo procedimento continua fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo ottenere, quindi se vogliamo un manico da 30 cm continuiamo a lavorare fino a raggiungere 30 cm. Una volta che avremo terminato ci basterà tagliare il filo e andarlo a bloccare per bene tra le maglie. Quindi ora, per non sprecare troppo filo, comunque non devo fare un manico giallo, cosa faccio? Chiudo qui con una maglia bassissima, supponiamo che io abbia raggiunto la lunghezza, ho chiuso con maglia bassissima, taglio il filo, faccio una catenella di sicurezza e vado a nasconderlo e bloccarlo per bene tra le maglie.
Quindi prendo l'ago e faccio passare il filo per bene tra le maglie. Una volta che avremo bloccato per bene il filo, tagliamo l'eccesso e possiamo andare ad inserire il moschettone. Se preferiamo utilizzare il moschettone, lo facciamo passare semplicemente tra le maglie. In questo modo. Oppure se avete il moschettone a bocciolo andate ad inserire questa parte all'interno del bocciolo, mettete un goccino di colla, inserite il tubolare all'interno e poi avvitate, perché comunque la maggior parte hanno le viti. E questo è il primo metodo. Vediamo il successivo. Dunque, in alternativa possiamo agganciarci direttamente al moschettone. In questo caso questo metodo va bene solo per il moschettone, quindi prendiamo il nostro cordino, inseriamo l'uncinetto nel moschettone e poi andiamo a prendere il cordino, non facciamo il cappietto. Andiamo a bloccare il filo con una prima catenella. Successivamente andiamo a lavorare 3 maglie basse intorno al moschettone e ci portiamo dietro la codina in modo da bloccare questo filo. Quindi 1, 2 e 3. Se vi sembrano poche, ne aggiungiamo una. Questo varia sempre in base allo spessore che volete dare al vostro manico. Successivamente aggiungiamo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Anche questo varia in base allo spessore che volete dare al vostro manico, perché come avrete capito dobbiamo andare poi a chiudere in cerchio. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima maglia che si trova sul moschettone in questo modo. Chiudo a maglia bassissima, faccio una catenella per alzare il lavoro e procedo lavorando a maglia bassa intorno a queste catenelle, quindi inserisco l'uncinetto all'interno del foro che si è creato delle catenelle e lavoro una maglia bassa. Ne lavorerò 4 all'interno di questo spazio, quindi 2, 3 e 4. Poi vado a puntare l'uncinetto nelle maglie che si trovano qui sul moschettone e lavoro sempre una maglia bassa. L'ultima è un po' difficile da vedere perché qui abbiamo chiuso anche con una maglia bassissima, ma sappiamo che avevamo 4 catenelle e 4 maglie intorno al moschettone, quindi dobbiamo avere 8 maglie basse di base. A questo punto procedo lavorando in tondo, quindi vado ad inserire l'uncinetto nel primo punto e continuo a lavorare a spirale a maglia bassa. Ripeteremo questo procedimento sempre fino a raggiungere la lunghezza che ci occorre.
Supponiamo sempre che io abbia raggiunto la lunghezza che mi occorre, a questo punto noi ci dobbiamo fermare per chiudere il lavoro nella parte dietro, quindi mi trovo in questa situazione, ho terminato il giro in pratica perché devo passare alla parte davanti, quindi prendo il moschettone, l'altro, inserisco l'uncinetto nel punto che devo lavorare, ovviamente sulla parte frontale, inserisco l'uncinetto anche nel moschettone e vado a fissarlo con le maglie basse. In questo caso ne dovrò comunque lavorare 4 perché 4 sono i punti frontali che ho. Uno l'ho lavorato, lavoriamo il secondo, inserisco sempre l'uncinetto sia nella lavorazione ad uncinetto che nel moschettone. Terza maglia bassa e quarta maglia bassa. A questo punto chiudo con maglia bassissima nel punto successivo, faccio una catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo e lo blocco per bene tra le maglie, e questo è come verrebbe il secondo metodo. Io ora vi sto mostrando giusto il campioncino per non sprecare troppo filo. Ovviamente in questo caso si chiude e si blocca nello stesso modo che abbiamo visto nel manico tubolare semplice. A questo punto vediamo un altro metodo che è ancora più facile e veloce da realizzare. Iniziamo facendo un cappetto iniziale e ci avviamo delle catenelle in base alla lunghezza che ci occorre per il nostro manico. Quindi se ci occorre un manico da 50 cm andremo ad avviare le catenelle fino a raggiungere quella misura. Io ora vi mostrerò solo un campione, quindi mi avvio le catenelle. Lavorate tutte le catenelle, a questo punto molto semplicemente torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella. Bene, lavorata tutta la riga, voltiamo il lavoro e procederemo lavorando righe di andata e ritorno a maglia bassa. Dovremo ottenere più o meno 5-6 righe a maglia bassa. Quello varia anche in base allo spessore, io ne lavorerò 5 in totale, compresa questa. Quindi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Bene, lavorate tutte le righe, a questo punto dobbiamo andare a fare questo procedimento. Dobbiamo piegare a metà il pannellino, quindi questo sarà lo spessore del mio manico. Io aggiungerei anche un paio di righe in più, così viene più spesso, perché ovviamente voi adesso lo vedete bene, ma se fosse più lungo sarebbe un po' troppo sottile, quindi aggiungerei un paio di righe in più. Comunque, a questo punto cosa dobbiamo fare? Portiamo il filo all'esterno, ci posizioniamo in questo modo, questa è l'ultima riga che abbiamo lavorato, pieghiamo a metà, andiamo ad inserire l'uncinetto esattamente nel primo punto che abbiamo qui, in questo modo, ed inseriamo l'uncinetto prendendo la metà catenella dell'ultimo punto lavorato, la metà catenella esterna, in questo modo. E chiudiamo a maglia bassissima. Punto successivo, prendiamo la catenella e prendiamo la metà catenella esterna, quindi entriamo
questa è tutta la catenella, no? Inseriamo l'uncinetto in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima. Procederemo così fino a cucire tutto il pannello che abbiamo lavorato. Consiglio, se volete un manico più rigido potete inserire all'interno quei cordoncini un po' spessi che si trovano tranquillamente in ferramenta, oppure un tubicino di quelli da giardinaggio, quelli sottili. Ok, una volta cucito il tutto facciamo sempre una catenella di sicurezza, tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie e a questo punto potete scegliere se applicare il moschettone con bocciolo, quindi andrete ad inserire le due estremità all'interno del moschettone sempre con un goccino di colla, oppure inserire tranquillamente il moschettone come abbiamo fatto anche per l'altro. Lo inseriamo sempre tra le maglie. Io ora sto entrando in un punto un po' sbagliato, in questo modo, semplice e veloce. Comunque, per chi se lo chiede, la lavorazione resta molto rigida, non cede, anche grazie alla cucitura a maglia bassissima che rende la lavorazione più stretta. Mi piace molto questo manico, quindi penso che lo utilizzerò in qualche futura creazione. Bene, a questo punto siamo giunti anche al termine di questo tutorial. Perdonatemi se non vi ho mostrato il procedimento completo per tutti i metodi che vi ho mostrato, ma era uno spreco di filo, quindi ho terminato più che altro solo la mini banana, ma è veramente mini, quindi penso che ci farò ben poco, ma non si sa mai. E ovviamente qui ho i due manici tubolari che ho realizzato per la borsa Willow e per la borsa Plume, quindi spero che questo tutorial possa esservi utile e d'aiuto quando siete in crisi con i manici e non sapete che tipologia utilizzare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, condividete questo video con tutti i vostri amici creativi. Vi ricordo ovviamente di seguirmi su Instagram per non perdere tutte le novità e le anteprime dei prossimi progetti, iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguita anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!